Ciao Maria, che fai? Mi sto preparando perché ho un appuntamento con un ragazzo. Che bello! Dove andrete? L'appuntamento in un bar in centro e poi faremo una passeggiata. Fantastico! Quando torni a casa chiamami. Certo, a dopo. Hi. Do you know that by subscribing to the channel you always stay up to date on the latest lessons? Also help us a lot. So what are you waiting for? Ciao, sei Luca? Sì, piacere, tu devi essere Maria. Esatto, piacere di conoscerti. Cosa prendi da bere? Un caffè. Scusi, potrebbe portarci 2 caffè? Certo, Sono contento di conoscerti di persona, finalmente. Parlami un po' di te. Sono una persona molto tranquilla, mi piace stare in mezzo alla natura, mi piacciono gli animali e gli sport all'aria aperta. A te piace fare sport? Sì, certo, anche a me piace fare sport. Mi piace la corsa, mi piace anche giocare a calcio. Mi piacciono gli animali. Abbiamo molte cose in comune. Hai dei fratelli o delle sorelle? Ho 2 fratelli, sono più grandi di me. Giovanni è un dottore. Gli piace passare il tempo libero con gli amici. Gli piacciono tutti i giochi da tavolo. Invece Mattia è più introverso. Gli piace la solitudine e avere i suoi spazi. Non gli piacciono i posti affollati. Gli piacciono le passeggiate nel bosco con il cane. Spesso andiamo tutti insieme in campeggio. Ci piace passare del tempo fuori città. Vi piacciono le gite fuori porta? Esatto. E tu? Hai dei fratelli o sorelle? Sì, ho una sorella, si chiama Laura, ha 3 anni in meno di me, va all'università, ma non le piace molto studiare. Le piacciono le feste e i viaggi. Ti va di fare una passeggiata? Ok, certo. Mi piace molto questo parco. E a te? Anche a me, lo adoro. Non mi piacciono molto le nuove panchine, sono scomode. Neanche a me. Laggiù c'è un nuovo laghetto artificiale. Ti piace? No, non mi piace, è pieno di zanzare. E a te? A me invece piace molto. A molte persone piace questo laghetto, è sempre affollato. Ora devo proprio andare. Certo, anche io. Mi ha fatto piacere conoscerti. Anche a me. Ci sentiamo presto. Certo, ciao. In this lesson we see how to use the verb. Piacere. This is the conjugation of the verb. But,
to express that I like or dislike something or someone. We only use the third singular person and the third plural person. Piace, piacciono. Let's see why. For example, let's consider this sentence. Mi piace la pasta. In this case, we use the verb in the third singular person because the subject is La pasta. in this sentence Mi. is the indirect object. We can rephrase this same sentence as follows, making it more clear. La pasta piace a me. We use the third singular person with singular subjects or with verbs. For example, Mi piace il mare. Ci piace viaggiare. Vi piace la torta. we use the third plural person with plural subjects. For example, Mi piacciono gli spaghetti. Le piacciono le barche. Ci piacciono i biscotti. to review the different indirect objects, check out the video in the description box. So to summarize, we can say that, to express that we like or dislike something or someone in Italian, we use a sentence constructed as follows. Indirect object pronoun plus verb plus article plus subject. Remember that if I want to specify the name and I don't want to use the indirect pronoun, you need to use the preposition in front of the name. A Maria piace la pasta. Ai ragazzi piace la pasta. Alle ragazze piace viaggiare. A Luca piacciono le mele. If I want to say that I don't like something, I'll use Non. before the indirect object pronoun. Non mi piace la pasta. Non ci piacciono i biscotti. Non ti piace il calcio. Non vi piace il caldo. Let's see how to ask if someone likes something and how to respond. For example, I can ask. Ti piace la pasta? The answer will be Sì, mi piace. No, non mi piace. Vi piace la musica classica? Sì, ci piace. No, non ci piace. Vi piacciono le mele? Sì, ci piacciono. No, non ci piacciono. That's all for this lesson. In the comments, try to write something you like or don't like in Italian. If you like the video, subscribe to the channel to not miss the next lessons.